Ciao a tutti, sono Lorenzo della Casa e mi sono fatto una domanda. Era un pomeriggio come altri ed ero buttato sul divano con le mie cuffie ad ascoltare la musica e stavo pensando a un fatto brutto che mi era stato raccontato. A pensare ciò mi è sorta una domanda. Ma esiste più qualcheduno di bravo all'interno della nostra società? Una società caotica, veloce, dove per forza si deve essere in un modo per piacere alle persone. Una società dove per lo più i giovani patiscono e non sanno più cosa fare, se amalgamarsi alla società oppure lasciare stare. Perché alla fine essere se stessi è bello, ma non è forse la scelta più semplice da percorrere. Perché non lavoro per Don Rodrigo, allora sono bravo nel vero senso della parola, non ho mai fatto cose particolarmente strane, posto, sono una persona normale. Modestamente credo di sì. Non posso considerarmi a livello assoluto, diciamo, uno spicco di santo, come ogni persona su questo pianeta, però comunque diciamo che verto più su questo lato, ecco. Definirmi bravo è convenzionale. Io sono una persona che mi sono definito sempre abbastanza altruista e disponibile per gli altri. Nonostante questo, io non posso negare che nella mia vita non ho avuto problemi con le persone, perché quelli, secondo me, ci sono sempre, a prescindere da come sei. Non puoi andare d'accordo con tutti, sicuramente. Beh, allora, a volte, spesso sì, perché questo non lo so, però sì, un po' sì, non sono, magari sono stravagante, magari sono un po' con un carattere particolare, sono stato all'occhio. A voglia tutti i giorni. Rispondendo sinceramente sì, ogni cosa che faccio, ma proprio in automatico per via di esperienze pregresse, sto lì a controllare magari. Poi, se sono magari in un momento di tranquillità, ci faccio poco caso e comunque l'opinione degli altri, sì ci controllo che magari non stia facendo una cavolata. Estremamente. Estremamente, anche parecchie volte. Nel corso degli anni io sono fisicamente cambiato tanto, tante volte, che sia nello stile, che sia proprio nel mio corpo, e è una cosa molto soggettiva da prendersela, perché giustamente c'è chi se la prende tanto, chi non se la prende per niente, chi se la sa moderare. Allora, io studio da anni recitazione e vorrei prendermi un piccolo spazio lì per cercare di recitare nei film, anche a teatro, comunque di fare delle cose mi è sempre piaciuto e vorrei portarlo avanti. Beh, i miei sogni ho iniziato partendo dal voglio fare il creatore di videogiochi, non sapendo niente di come funzionano i videogiochi da piccolo, arrivando poi qualche anno fa a dire voglio fare il calciatore, ma poi come tutte le persone piano piano che hanno questo sogno grandissimo mi sono reso conto che più forse la terza categoria è già tanto, e quindi sono arrivato appunto al dover scegliere le superiori che scuola fare e ho capito che forse effettivamente fare il developer, il programmatore, che sia di siti, videogiochi, comunque stare dietro a un codice, mettermi lì a lavorare per questo, secondo me a livello appunto di sogno lavorativo è tutto quello che posso desiderare. Attualmente sto facendo il possibile per aderire ai miei sogni, ovvero ne ho due particolari, che sono estremamente collegati. Uno è fare l'illustratore, perché sin da quando sono piccolo questa passione grande per il disegno, soprattutto per l'illustrazione. E il secondo, che è un po' più marginato, perché non è molto fattibile tuttora, ma è, come ho detto, correlato al primo, provare a essere un Eh, ma in particolare a me è andato, non è che mi sia successo qualcosa di particolarmente grave. Ora è successo che avevo magari degli amici che pensavo fossero amici, non lo sono stati e
mollato quando ne avevo bisogno o sono stati deleteri. In particolare no, per esempio, ora non sto tanto a citare casi particolari perché non mi sembra il caso, non voglio farlo, però cose appunto sì, gente che ti ha mentito per anni e pensavi fossero amici, e non lo erano. A livello generale, ce ne sono talmente tante che è complicato. Proverò a prenderne una perché mi è rimasta proprio, diciamo, non forse una quella più brutta, perché se pensare a quella più brutta ci metterei una giornata comoda, però questa mi è rimasta proprio impressa. Giocavo a calcio, quindi tranquillo, giocavo contro alcuni miei amici, perché erano squadre miste, e simpaticissimi, si fa per dire, 2000 per bambini, chiamiamoli così, piglio l'ennesimo gol, mi incazzo con me stesso, mi dico a un volume di voce che io pensavo fosse basso, ma in realtà era un volume di voce normalissimo. Adesso mi autoconvince veramente, adesso cazzo, le devo parare tutte, non c'è niente che tenga, mi metto lì, non ne entra una. Ovviamente, come da dimostrarsi, dopo qualche minuto i miei compagni si rendono buona, arriviamo al pareggio, ultimo gol per vincere, poco dopo prendo gol e da lì sento in lontananza, dopo pochi minuti, tempo 2 minuti, appunto gli avversari, molto piccoli, che continuano a canticchiare una cosa del tipo le paro tutte. Però la storia non finisce qui. Ancora adesso quelle stesse persone, se io esco di casa e mi beccano, continuano a prendere in giro nello stesso identico modo. E ho cambiato completamente amicizie, perché lì non aveva più senso uscire, non aveva più senso perché ero diventato quello del... A me sono successe parecchie, forse troppe cose in vita. Alcune di queste devo dire che hanno il loro peso a seconda della mia età, a cui l'ho passata. Allora, che è un po' a prescindere in realtà, ma quello che penso io è che una persona, rispetto alla propria età, quando non è consapevole anche di sé e delle sue azioni in certe situazioni, non si rende conto della gravità della situazione in cui è. Lo dirò senza fare troppi giri. Penso che l'esperienza che mi abbia più tranciato, per quanto è solo una di tante, perché comunque purtroppo, ripeto, ne ho passate davvero troppe, forse è stato il mio abuso sessuale da bambino. Da bambino ho subito stupro come violenza e questo mi è rimasto parecchio impresso.